Invito sul palco, si prepari Alberto Lenza, CEO di T-Notice, che premierà Italo Pazzotti, CEO di Niverback. Ecco, un bel applauso. Buongiorno. Salve. Ci rivediamo. Buongiorno, ci rivediamo, ogni tanto ci si rincontra. E allora, io direi, Lenza, 2 parole giusto per inquadrare questa realtà, che è una realtà abbastanza particolare, no? Allora, posso 3 parole? 3. Perché essere su questo palco insieme a Italo è impressionante, perché questa è la premiazione delle start-up e normalmente quando si parla di start-up si associa la start-up al giovane innovatore. Meno giovani, l'anagrafico non conta. Ma avevi detto prima l'importanza. La cosa infatti che invece ho imparato nel tempo è che l'innovazione non ha età, è trasversale, anzi deve essere quel movimento che unisce e integra sia le generazioni sia i territori, e mi sembra che sia quello che è emerso questa mattina da qui. Ho davanti però, e questo lasciatemelo dire, il Rinascimento italiano, dei giovani meravigliosi che ciascuno con l'impegno, con la passione, grazie, ma soprattutto è la seconda volta che diciamo questa parola oggi, Beh, credo che ce la meritiamo, perché ci siamo fermati un po' come paese, come nazione, e vedere questo fermento che c'è oggi e vedere questa luminosità che c'è negli occhi, nello sguardo di tanti ragazzi è veramente una grandissima soddisfazione per chi come me, insomma, contribuisce, ma diciamo è arrivato più o meno alla fine della sua vita professionale. Ci è arrivato con T-Notice, che è nata come una startup innovativa. Nel 2015 noi abbiamo proposto sul mercato italiano una modalità che è quella di consegnare documenti, file soprattutto, fra le aziende, la pubblica amministrazione e i cittadini. Questo in forma totalmente legale e rifacendoci aderenti a una normativa europea del 2014 che si chiama eIDAS. È stato un percorso lungo, importante, faticoso, ma che ci ha portato a un grande successo che è quello di oggi. E quando ho avuto la notizia di dover premiare il dottor Pasotti per Riverback, ho pensato che non era casuale questa premiazione, perché entrambe le aziende hanno fatto qualcosa che riguardava il sociale, il benessere della persona, delle persone, e anche questa è innovazione, anzi soprattutto questa è innovazione. Quando le persone percepiscono il miglioramento della qualità della vita che l'innovazione offre, questa è innovazione, significa che l'innovazione ha fatto centro. Certo. Facciamola emergere. Una delle cose che spesso manca è il megafono, è l'amplificazione di quello che facciamo tutti i giorni. Appuntamenti come questi con Angi sono anche utili a questo, visto che ci sono istituzioni e c'è un parterre così importante. Finisco qua ringraziando l'organizzazione Angi per averci ospitato. No, deve premiare. Finisco qua la mia lunga disquisizione, della quale mi scuso, e andiamo a premiare. Vogliamo sentire, prima sentiamolo, no? Certo, infatti. Che cosa fa Niverback? Io ringrazio tutti voi. Doveva esserci un giovane, a dire la verità, ma problemi di salute non è potuto venire. Io sono l'unico senior di questa startup, che alla fine ha già detto tutto il dottore. Noi abbiamo creato solamente nel sociale una possibilità di dare alle persone di essere assistite nel momento del bisogno. Voglio fare una domanda a lei. Quando esce la mattina, anche questa mattina, anche tutti voi, cosa avete preso di più importante? L'orologio, il tablet, il cellulare, le chiavi, ma qualcosa che vi può salvare la vita?
non ce l'avete. Bene, noi abbiamo creato questo, oggetti, un anello, un bracciale, una collana, che al momento del bisogno, quando arriva il soccorritore, scannerizzando può avere i vostri dati, i dati di prima emergenza. Non servono fascicoli sanitari, lo dico anche perché sono un soccorritore, ma i dati di prima emergenza sono importanti per salvare la vita. Il riconoscimento. Il riconoscimento, ma delle patologie, le allergie, nulla di più. Abbiamo creato solo questo, l'aiuto sociale. Ecco, io ho visto che nella fotografia che la ritraeva Sì. del profilo era una fotografia fatta su un aereo. Noi spesso ci muoviamo, no? Mi viene da pensare proprio alla frenesia dei nostri tempi. Infatti è fatto per persone che viaggiano, per anziani, per chi vuole andare in giro sicuro di essere assistito. E mi pare che, ecco, questo è il team, sono tutti ragazzi giovani ma esperti in materia, ma soprattutto anche nella medicina c'è la golden hour, cioè il tempo di intervento per salvare le persone è molto E breve. abbiamo visto come, tra l'altro, allacciandoci alla cronaca, è successo in questi giorni l'episodio del cacciatore. Voglio dire che Certo. Quello è stato un vero esempio. 12 minuti dall'arresto cardiaco vuol dire veramente non avere complicazioni neurologiche. Quello è il tipico esempio. Grazie, allora. Grazie a voi. mille. Ringraziamo ovviamente anche tutto il team, il vostro team. Allora, prego, foto di rito. Grazie ancora ad Alberto Lenza e Italo Pasotti per E buon questo lavoro. spazio.